Immagina di essere seduto in una stanza completamente buia. Davanti a te c'è un bicchiere d'acqua. Non lo vedi, ma sai che è lì. Allunghi la mano. Le tue dita si chiudono con una precisione millimetrica attorno al vetro freddo. Lo sollevi. Bevi. Sembra la cosa più semplice del mondo, vero? Un gesto banale. Ma in realtà, quello che hai appena fatto è un miracolo di ingegneria biologica che nessun robot sulla Terra è ancora riuscito a replicare perfettamente. Per compiere quel singolo gesto, milioni di messaggi elettrici sono partiti dal centro del tuo cervello. Hanno viaggiato lungo la spina dorsale a 300 km/h e hanno ordinato a 50 muscoli diversi di contrarsi in una sequenza perfetta. È una sinfonia silenziosa. Ma cosa succede quando il direttore d'orchestra smette improvvisamente di dare il tempo? Cosa succede quando il messaggio si perde nel vuoto? Prima di addentrarci nell'oscurità, dobbiamo capire la luce. Dobbiamo guardare nel profondo del tuo cervello, in una piccola regione grande quanto un chicco d'uva. Si chiama sostanza nera. Non lasciarti ingannare dal nome cupo. Questa è la centrale elettrica del tuo movimento. Qui risiedono neuroni specializzati, preziosi come diamanti, che producono un carburante unico, la dopamina. Senza questo carburante, il tuo corpo è come una Ferrari con il serbatoio vuoto. Una macchina perfetta, ferma, inutile. E qui faccio una pausa necessaria. Questo video è un viaggio educativo nella scienza e non sostituisce in alcun modo il parere del tuo medico. La dopamina non è solo energia, è informazione. Immaginala come un fiume di lettere urgenti che devono essere consegnate da una riva all'altra del fiume. Una riva è il neurone che parla, l'altra è il neurone che ascolta. Quando decidi di muovere un dito, la dopamina attraversa questo spazio, tocca l'altra riva e il messaggio passa. Muoviti. È un sistema fluido, elegante, continuo. In un cervello sano, questo flusso è costante, come una marea che non si ferma mai. Ma nella storia che stiamo per raccontare, qualcuno inizia a costruire una diga. Non con cemento o pietre, ma con i mattoni stessi della vita. Le proteine. Il tuo corpo è una macchina che ama l'equilibrio. Produce proteine, le usa e quando si rovinano le smaltisce. È come una città con un servizio di nettezza urbana impeccabile. Ogni cellula ha i suoi spazzini, i suoi camion dei rifiuti, i suoi inceneritori. Tutto funziona a ciclo continuo. Le proteine vecchie vengono distrutte per farne di nuove. È il ciclo della vita a livello microscopico. Ma nel Parkinson accade qualcosa di sinistro. Uno specifico tipo di proteina, che dovrebbe essere innocua, decide di non seguire più le regole. E il sistema di pulizia inizia a incepparsi. Ecco la colpevole, o meglio, la vittima, che diventa carnefice. Si chiama alfa-sinucleina. Normalmente è una piccola proteina elegante che aiuta i neuroni a comunicare. Immaginala come un foglio di carta perfettamente piegato in un origami complesso. Ma a volte, per ragioni che stiamo ancora cercando di comprendere appieno, questo foglio si piega male, diventa appiccicoso. E qui inizia il disastro. Una proteina piegata male non lavora da sola, cerca compagnia, si attacca a una proteina sana e la corrompe, poi a un'altra e un'altra ancora. È un effetto domino silenzioso che avviene nel buio delle tue cellule. Queste proteine corrotte non si limitano a galleggiare, si accumulano. Formano lunghi filamenti indistruttibili, simili a capelli aggrovigliati nello scarico di un lavandino. Gli scienziati li chiamano corpi di Lewy, ma tu puoi immaginarli come un muro fisico che cresce all'interno del neurone. Immagina di essere in una stanza e, mattone dopo mattone, lo spazio si riduce. Le finestre vengono murate.
le porte bloccate. Il neurone, che prima era un'autostrada di informazioni, ora è un magazzino pieno di scatoloni che nessuno riesce a buttare via. Lo spazio vitale soffoca. Il neurone ha un lungo cavo, l'assone, che usa per trasportare i materiali vitali dal centro alla periferia. È come l'autostrada del sole in un giorno di esodo estivo. I corpi di Lewy sono come un incidente che blocca tutte le corsie. I rifornimenti non arrivano più alla fine del cavo. I mitocondri, le batterie della cellula, restano bloccati nel traffico e si spengono. Senza energia, la parte terminale del neurone inizia a morire. Si ritira, si stacca. La connessione con il muscolo o con l'altro neurone si interrompe. Il ponte è crollato. Ricordi la sostanza nera? Quella miniera di diamanti. Ora è sotto assedio. L'enzima chiave per produrre dopamina, la tirosina idrossilasi, non riesce più a funzionare in questo ambiente tossico. La produzione crolla. È come se in una fabbrica di automobili gli operai non potessero più raggiungere la catena di montaggio perché il pavimento è coperto di detriti. La produzione di dopamina non rallenta semplicemente, si ferma e il silenzio chimico inizia a diffondersi nel cervello come una nebbia fitta. Qui c'è un fatto che ti lascerà senza parole. Il tuo cervello è incredibilmente resiliente. Combatte per te ogni singolo giorno. Mentre questo disastro accade, i neuroni rimasti lavorano il doppio, fanno gli straordinari, compensano. Per anni, forse decenni, non ti accorgi di nulla. Il nemico avanza, ma le difese tengono. I sintomi appaiono solo quando hai già perso quasi il 60, forse l'80% dei tuoi neuroni dopaminergici. È come se un edificio rimanesse in piedi con solo 2 colonne su 10. Quando inizi a vedere la mano tremare, la battaglia dentro di te dura già da una vita. E poi il sistema di compensazione crolla. Perché tremi? Perché i tuoi muscoli sono rigidi. Immagina il tuo sistema motorio come un'auto con l'acceleratore e il freno. La dopamina è l'olio che permette di passare fluidamente dall'uno all'altro. Senza olio, il cervello preme freno e acceleratore contemporaneamente. I segnali diventano contraddittori. Muoviti, fermati, muoviti, fermati. Il tremore non è debolezza, è il suono elettrico di un conflitto interno. È il tuo corpo che cerca disperatamente di trovare una stabilità che non esiste più. Ma non è solo il movimento delle mani, è tutto ciò che ti rende espressivo. I piccoli muscoli del viso, quelli che ti fanno sorridere o aggrottare le sopracciglia, smettono di ricevere istruzioni precise. Il viso diventa una maschera, meno espressiva, fissa. La voce si abbassa, diventa un sussurro. La scrittura diventa minuscola, come se la mano avesse paura di occupare spazio. È come se il mondo interno della persona si stesse ritirando, rimpicciolendo, allontanando dalla superficie. Ma attenzione, dentro quella maschera, la persona, l'intelligenza, le emozioni sono ancora lì, intrappolate dietro il muro. Tutto questo sembra una condanna, ma la scienza non accetta le condanne. Abbiamo imparato a paracadutare i rifornimenti dietro le linee nemiche. La levodopa, il farmaco più comune, è esattamente questo. Materia prima che riesce ad attraversare la barriera del cervello e viene trasformata in dopamina dai pochi neuroni rimasti. Quando funziona è come accendere la luce in una stanza buia. Il movimento torna fluido. Il tremore cessa. È un miracolo chimico che restituisce il tempo, ma non ferma il muro. Il muro continua a crescere e quando la chimica non basta più, usiamo l'elettricità. La chiamiamo stimolazione cerebrale profonda. Inseriamo elettrodi sottilissimi nel cuore del cervello, proprio lì dove il caos regna sovrano. Questi elettrodi emettono un ritmo costante,
un metronomo artificiale che copre il rumore di fondo. Ignorate il caos, dicono ai neuroni. Seguite questo ritmo. E incredibilmente il cervello obbedisce. Il tremore si ferma istantaneamente. È come resettare un computer impazzito. Non cura la malattia, ma restituisce la vita. Ma il vero obiettivo non è aggirare il muro, è abbatterlo. In laboratori di tutto il mondo, proprio mentre ascolti queste parole, stiamo testando anticorpi intelligenti progettati per riconoscere quei grumi di proteine tossiche e segnalarli al sistema immunitario. Ecco la spazzatura, dicono. Portala via. Stiamo cercando di impedire all'origami di piegarsi male fin dall'inizio. La strada è lunga, ma non siamo mai stati così vicini a capire il codice sorgente di questo errore. Il cervello umano è l'oggetto più complesso dell'universo conosciuto. E noi lo stiamo decifrando, un neurone alla volta. Io sono Renderium. E questa è la battaglia invisibile che si combatte per la vita. Iscriviti per scoprire come funziona davvero il mondo dentro di te.